È una passione, un divertimento e perché no, anche una mania. Il collezionismo vero però deve essere anche informato, conoscere bene ciò che desideriamo tanto, forse per desiderarlo ancora di più. Come molti di voi sapranno, il gioco del basket nasce nel 1891 dalla mente di James Naismith e le prime divise erano formate da pantaloni aderenti fino al ginocchio, maglie di lana e maniche lunghe. Ci vorranno 34 anni perché la pallacanestro diventi uno sport professionistico e, in questo periodo, cambieranno progressivamente le regole e, di conseguenza, anche l'abbigliamento. Con l'inizio del professionismo, anche le divise di gara per il basket diventano più performanti. Si usano le canotte di lana. Poi, per dare maggiore comfort ai giocatori, la lana lascia il posto al satin e il poliestere. La neonata NBA del 1950 vede le squadre in campo indossare una maglia senza maniche, in spesso materiale sintetico, per resistere di più ai lavaggi, e pantaloncini di satin lucidi e fermati in vita dalla cintura. Le calze sono tubolari fino al ginocchio. Le scarpe, che era l'indumento più tecnologico e ricercato dei tempi, erano in tela, alte sulla caviglia e con la suola di gomma, le mitiche Chuck Taylor All Star della Converse. A quei tempi i produttori di maglie da gara sono ovviamente aziende locali, come da tradizione in quegli anni per tutti gli sport professionistici USA. Per esempio i Boston Celtic erano vestiti dalla ditta Horace Partridge, o in alternativa dalla Wilson. A Chicago spopolava la ditta Spalding. Nessun produttore metteva il suo marchio sulle maglie e pantaloncini, si limitavano a inserire un'etichetta all'interno della maglia. L'evoluzione delle divise negli anni successivi è passata all'elastico, in vita al posto della cintura, e il nome dei giocatori sulla schiena, dagli anni 60 più o meno. Disegni e righe sono comparsi dagli anni 70 insieme ai polsini e le fascette tergisudore. Arrivano gli anni 80 e la NBA sigla per la prima volta un contratto con un unico fornitore per tutti i team. La ditta si chiama St. Knight, che già spopola nella NFL del football e la MLB del baseball. L'azienda introduce la novità dello scollo a V, al posto di quello tondo, accorciando ancora di più i pantaloncini. Iniziano anche le vendite delle maglie replica, grazie alla grande distribuzione. St. Knight riforniva i ben noti magazzini Sears. È il boom del business rivolto ai tifosi. Dall'85 compare il logo NBA sulle divise, che però era stato creato 20 anni prima. Sempre nell'85 la divisa di Charlotte Hornets è affidata al designer Alexander Julian, che introduce il pinstripe e i colori di moda. Dall'89 Champion subentra a St. Knight, ma deve aspettare l'anno dopo per vedere in campo le nuove divise, visto che i team indossavano ancora le precedenti nel campionato 89-90. Il marchio Champion veste anche il primo mitico Dream Team alle Olimpiadi di Barcellona del 92. L'azienda dovrà anche fare i conti con una richiesta di Michael Jordan: allungare e allargare i pantaloncini come andava già di moda nei college. Dal 97 la NBA apre ad altri produttori. Oltre a Champion ci sono anche Nike e Starter a dividersi la torta. Nel 2000 entra anche Puma. Entra nella produzione rilevando il contratto della fallita Starter. Nel 2001 Reebok si affianca a Nike e Champion, fino a rimanere l'unico fornitore nella NBA del 2004. Acquistata da Adidas, Reebok esce di scena nel 2006 per far spazio al brand tedesco, che sarà fornitore unico per 11 stagioni. Il contratto scade nel 2016-2017, ma nel 2015 Adidas fa sapere di non voler rinnovare e così la NBA apre a un nuovo brand vinto da Nike. Con Nike il business è aumentato esponenzialmente. C'è da dire che fino agli anni 80 tutte le franchigie avevano due maglie, quella in casa e quella da trasferta. In casa solitamente si usava sempre quella bianca, tranne per esempio per i Lakers che ce l'avevano gialla, bianca non ce l'avevano, mentre fuori casa si usava quella dei colori della società. Dagli anni 90, con il business in crescita, si è iniziata a immettere una terza maglia per ogni franchigia, la Alternate, ma con la richiesta crescente da tutto il mondo si è arrivati appunto alla Nike di adesso. Dalla stagione 2016-2017 Nike introduce le City Edition, magliette speciali che devono rappresentare la città di ogni franchigia in maniera particolare, con un significato, che cambiano ogni anno. Quindi immaginatevi il marketing che è stato creato. Per un paio d'anni ci sono state anche le Earned Edition, cioè le maglie alternative delle City Edition solo per le squadre che hanno raggiunto i playoff l'anno precedente. Poi ci sono le Throwback, cioè le maglie che riprendono le vecchie maglie di quella franchigia, rielaborate, riviste o completamente uguali. C'è da dire che quasi si rasenta la follia, e questo viene detto da un collezionista seriale.
Io personalmente sono un grande appassionato di basket e ogni maglietta rappresenta il periodo di quella squadra e il nome del giocatore che c'è scritto dietro rappresenta quel periodo. La mia personale collezione ad oggi è arrivata quasi a metà di quello che mi sono prefisso, anche perché è meglio non esagerare e fare le cose con calma. Detto questo, mi viene in mente un pensiero. Il vero collezionista, oltre ad essere in possesso degli oggetti che gli piacciono, è sicuramente in possesso di una forma di DOC, disturbo ossessivo compulsivo. È inutile negarlo. Quello che è importante è la consapevolezza e la capacità di riconoscerlo e quindi di tenerlo a bada, per non farlo diventare un problema. Cioè, qualcosa che non ci faccia dimenticare il resto della nostra vita, in pratica. Non è un canale di psicologia, ma credo sia importante sottolinearlo. Avremo altre 2 puntate di questa rubrica. Ho pensato di andare semplicemente in ordine alfabetico, quindi la prima puntata su una franchigia sarà sugli Atlanta Hawks e l'evoluzione delle sue maglie. È già in cantiere la terza, visto che abbiamo superato già i 300 iscritti. Quindi iscrivetevi in modo da avere una volta al mese una storia da collezionisti.